Ciao a tutti, siamo su Spirito Combattivo e io sono Matteo Cappelli. Nella lezione di oggi vediamo una tecnica fondamentale del karate e questa è la tecnica dell'Age-Uke. Questa è una tecnica base e singola che andremo a studiare come negli altri video in cui abbiamo studiato le tecniche di base. E qui vediamo prima lo studio della tecnica, quindi come deve essere fatta la tecnica, quindi quali sono i movimenti corretti per eseguire la tecnica, dopodiché andremo ad applicare questa tecnica ad un caso reale, a casi reali di difesa personale, quindi come questa tecnica può essere utilizzata o eventualmente in combinazione con quali altre tecniche per difendersi da un avversario. La tecnica di oggi si chiama Age-Uke, dove il termine Age significa ascendente, quindi verso l'alto, mentre il termine Uke significa parata. In questo modo noi possiamo identificare tutte le tecniche di parata qualora ci sia il suffisso Uke alla fine del nome della tecnica. Age-Uke è un esempio, ci sono altre tecniche come Soto-Uke, Ushu-Uke, tutte tecniche che sono tecniche di parata. Questi hanno un suffisso, queste tecniche diverso il suffisso dalle tecniche di attacco. Per esempio abbiamo Oitsuki, Gyakutsuki, Chokutsuki, dove sono il nome Tsuki sta a indicare in questo caso una tecnica di attacco nello specifico di pugno e è quindi differente dalle tecniche Uke, ossia tecniche di parata. La tecnica Age-Uke quindi, come abbiamo visto, significa parata verso l'alto, parata ascendente. Questo quindi sta a indicare che è una parata che deve essere fatta verso l'alto e va a parare e difendere la persona da un attacco portato verso la parte alta della persona. Vedendo la tecnica nella realtà, la tecnica è questa, quindi una tecnica che deve andare a parare un colpo portato da un avversario verso la parte alta del colpo, prevalentemente la testa, quindi non è una parata da utilizzare per difendersi da colpi bassi al busto o alla vita, alla parte bassa della persona, ma solamente da attacchi portati verso l'alto, quindi in questo modo. Le tecniche che prendono il nome di Jodan, le tecniche che quindi hanno come bersaglio il volto della persona. Chudan, le tecniche che hanno come bersaglio il busto di una persona, mentre tutte le tecniche basse sono le tecniche Gedan, Chudan, Jodan. Quindi questa tecnica di Age-Uke è una tecnica che permette di parare un colpo dall'avversario qualora il colpo sia Jodan, quindi un colpo portato, lo ripeto ancora, alla parte alta della persona, quindi tipicamente il volto. Mettiamoci in posizione frontale, come me, in questo modo, quindi verso il vostro monitor, display o cellulare comunque in cui state vedendo il video, e andiamo a eseguire lentamente la tecnica in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi metto di lato, ripetiamo ancora 10 volte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripetiamo ancora 10 volte, quindi da quest'altro lato, così potete vedere anche da quest'altra posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'esecuzione della tecnica è importante andare a portare il colpo finale, quindi la parata finale, in questa posizione qui, quindi oltre circa la propria testa, quindi la parata non deve essere fatta in questo modo, in quanto io andrò a parare il colpo alto dell'avversario e se dovesse terminare la parata in questo modo il colpo comunque continuerebbe ad arrivare verso di me, quindi la parata non avrebbe un'applicazione efficace. Deve essere invece concluso il colpo in questo modo, così o laterale o obliquo, comunque in modo tale da far andare il colpo oltre la propria testa, in questo modo. Quindi non così, questo è un colpo troppo basso, una parata troppo bassa che quindi non è efficace in questo caso qui, ma dovremo andare a concludere il colpo in questo modo. Riposiamoci alcuni secondi e ora andremo a fare la tecnica in posizione Zenko Sudashi. Mettiamoci in posizione come me, posizione quindi di Zenko Sudashi, e andiamo a fare la tecnica nuovamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripetiamo ancora, controllate di eseguire il colpo correttamente come ho fatto vedere, quindi 1, in questo modo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamo gamba e ripetiamo ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Spostiamoci nuovamente in modo obliquo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso proviamo a fare la tecnica andando a partire dalla posizione in piedi, quindi facciamo avanti e poi dopo lo vediamo in posizione retrocedendo. Quindi
partiamo dalla posizione frontale, come in questo modo, e andiamo a fare la tecnica portando la gamba sinistra in Zen Sudashi avanti. Quindi 1 e ritorniamo. 2 con la stessa gamba sempre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora ripetiamo con l'altra gamba. 1, 2, ricordiamoci di portare il braccio fino all'altezza giusta, come vi ho fatto vedere, in questo modo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E torniamo su. Adesso ripetiamo l'esercizio andando indietro, quindi fate attenzione di avere sufficiente spazio all'interno della stanza. Quindi mentre ora siamo andati in posizione avanti, adesso andiamo in posizione posteriore. Quindi ripetiamo andando indietro con la gamba destra, quindi 1 e torniamo su, 2 e torniamo su, 3 e torniamo su, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E torniamo su. Adesso ripetiamo l'esercizio andando indietro con la gamba sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso aggiungiamo il movimento alla tecnica, quindi come ho detto è una tecnica di difesa e quindi ha senso in un'ipotetica situazione di difesa personale andare a retrocedere e quindi a fare uno spostamento indietro parandosi dall'avversario, non tanto uno spostamento avanti. Quindi mettiamoci in questa posizione da un lato della stanza o del posto in cui ci troviamo e andiamo indietro con la gamba destra. Quindi andiamo a questo punto indietro, continuiamo indietro facendo la tecnica e in questo modo. 1, 2, 3 e ci giriamo. 1, 2, 3 e ci giriamo. Andiamo a ripetere ancora. 1, 2, 3 e ci giriamo. 1, 2, 3 e ci giriamo.
1, 2, 3 e ci giriamo. 1, 2, 3 e ci giriamo e ci fermiamo. In questo spostamento bisogna fare attenzione ovviamente sia alla tecnica sia alla posizione corretta delle gambe, quindi come abbiamo visto dobbiamo fare 1, quindi andando indietro mantenendo il baricentro in posizione corretta del corpo, quindi senza sbilanciarsi da uno dei lati, quindi stare in posizione il più possibile in equilibrio e lentamente andare indietro facendo la carta. Quindi se noi andiamo a vedere in questo modo, quindi da qua 1, 2, 1, 2 e ovviamente una difficoltà aggiuntiva rispetto a partire dalla posizione ferma come abbiamo fatto prima, in quanto se io parto dalla posizione ferma, quindi da questa posizione qui vado a fare la tecnica, sono avvantaggiato in quanto devo pensare solamente alla tecnica e ad andare indietro, mentre se io devo fare lo spostamento devo pensare sia al braccio, quindi la tecnica che deve parare in questo modo, sia allo spostamento corretto delle gambe, cioè della gamba che va in posizione posteriore, e a mantenere il baricentro. Quindi ci sono due aspetti, la parte alta e la parte bassa da allenare per avere un equilibrio e un'efficacia nella tecnica corretta. Un altro aspetto importante per l'esecuzione di questa tecnica di parata, quindi la tecnica dell'Agokè, è di fare attenzione a utilizzare correttamente il bacino e le anche. Le anche sono importanti per praticamente tutte le tecniche del karate, non solo, anche nelle altre arti marziali l'utilizzo delle anche è fondamentale, e nel caso delle Agokè il bacino deve essere, quindi le anche devono essere spostate in questo modo, quindi devono essere chiuse, il bacino deve essere frontale quando siamo in posizione prima di fare la tecnica, dopo, cioè durante la tecnica dobbiamo andare ad aprire il bacino e a spostare le anche in questo modo. Quindi la tecnica corretta è questa e non è, quindi è sbagliato fare questo. E questo per due motivi. Il primo motivo è quello che permette di andare a gettare via, tra virgolette, il colpo dell'avversario, quindi non andiamo a assorbire completamente il colpo quanto cerchiamo di buttarlo via, quindi farlo scivolare via dal nostro corpo in questo modo. Dall'altra parte c'è una seconda ragione per cui andiamo a effettuare il colpo, aprire le anche il bacino in questo modo, è per dare meno visibilità del corpo sempre all'avversario. Quindi in questo modo io darò bersaglio completo all'avversario, quindi che potrà proseguire l'attacco con ulteriori tecniche indirizzate, in questo caso al mio busto. In questo caso io darò meno bersaglio visibile all'avversario, quindi avrà meno superficie di attacco, almeno dal punto di vista frontale. Quello che abbiamo visto adesso è lo studio della tecnica, quindi lo studio del fondamentale, gli aspetti base di come deve essere eseguita correttamente la tecnica. Adesso vediamo l'applicazione ad un caso reale, a dei casi reali
di difesa, che può essere una difesa personale, una difesa comunque in un combattimento, quindi è corretto fare il movimento in questo modo, con lo spostamento come abbiamo visto, quindi sono tutti aspetti molto importanti che devono essere studiati e allenati costantemente per avere consapevolezza del proprio corpo, allenare quindi i muscoli, la tecnica e l'aspetto mentale, ma è importante anche sapere che nell'applicazione reale ci possono essere alcuni cambiamenti, alcune varianti. Innanzitutto la parata non viene fatta in questo modo, quindi con il braccio anteriore, con il braccio posteriore, in questo modo, ma può essere fatta anche semplicemente con lo spostamento così, senza andare a utilizzare il braccio come vettore per il movimento in questo modo. Quindi un caso di applicazione più reale sicuramente è questo. Se volete vedere in posizione frontale, a questo in un caso di difesa personale possiamo aggiungere due ulteriori variabili da utilizzare, che sono uno lo spostamento o indietro, come abbiamo visto in questo modo, mentre più pratico è lo spostamento come questo. Qui iniziamo a salire di livello e di difficoltà, però in un'applicazione reale può esserci questo qua, questo movimento qua, molto lentamente, e volendo anche un contrattacco. Vedendolo a velocità maggiore, in modo frontale, e con questo abbiamo terminato lo studio della tecnica dell'Aikido. Abbiamo visto che cosa significa il termine Aikido, quali sono i movimenti corretti per eseguire la tecnica, quindi abbiamo studiato lentamente tutti gli spostamenti, i movimenti che devono essere fatti con le braccia e con il corpo per portare la tecnica alla posizione corretta, e abbiamo visto anche un caso reale di applicazione della tecnica. Grazie a tutti.